Carissimi amici di Live Social, bentornati con noi, con le nostre storie e le nostre interviste. È un piacere per me avere nuovamente ai nostri microfoni il dottor Marco Cosimi. Il piacere è tutto mio, Riccardo, e grazie ai telespettatori. Assolutamente sì, grazie a lei per aver recepito nuovamente il nostro invito. Il dottor Marco Cosimi è un proctologo dirigente del Dipartimento di Chirurgia Generale dell'ospedale Sant'Eugenio ASL Roma 2. Ecco, stasera in realtà l'intervista sarà un po' particolare perché sulla base dell'esperienza, del lavoro e anche in memoria dell'illustre professor Mario Giordani, fondatore dell'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani, la COI, e grande precursore delle tecniche innovative, il dottor Cosimi, qui presente, ci leggerà una lettera aperta dedicata ai suoi pazienti passati ma anche a quelli futuri. Quindi lascio la parola a lei, dottor Cosimi. Sì, la ringrazio Riccardo. Io in effetti voglio qui ricordare anche per i nostri spettatori che quando io ero un giovane chirurgo lo stomaco regolarmente veniva asportato, si faceva la resezione gastrica a tutti i pazienti che avessero un'ulcera, era quella la terapia. Sebbene già si affacciassero i farmaci cosiddetti anti-H2, però non avevano ancora dei dati nel tempo di certezza. Questa patologia era molto importante poterla curare perché poteva portare a perforazioni e comunque dava enormi fastidi ai pazienti, quindi l'asportazione c'era. Oggi sappiamo che nessuno viene operato per un'ulcera allo stomaco a meno che non è perforata, ed è rarissimo vedere, grazie a Dio, queste urgenze. Io ho pensato a una lettera aperta perché in effetti anche nell'ambito emorroidario vi era un antico equivoco riguardante le tecniche di chirurgia demolitiva delle emorroidi, che però è stato ormai ampiamente definito durante proprio il World Congress of Proctology del 2005, proprio dagli studi del professor Antonio Longo, chairman anche in quel congresso così importante, l'illustrissimo professor Mario Giordani. E questa lettera aperta è per me importante in quanto il 70% dei pazienti che io tratto sono pazienti in effetti già operati, che hanno delle recidive o delle complicanze di intervento, e ormai da 15 anni vedo la stabilità e quanto si può recuperare senza intervento. E quindi voglio leggere brevemente questa lettera che dedico al professor Mario Giordani, ma a tutti i telespettatori che avessero questa patologia ovviamente o mi vogliono ascoltare. Perché la guarigione delle varici e del prolasso emorroidario è oggi modernamente una realtà davvero attuabile con successo senza operazioni chirurgiche? Per tale risposta ho pensato subito ad una massima, una riflessione bella e profonda del grande medico, di quell'uomo noto per noi medici, sempre di esempio, perché da sempre ci laureiamo illuminati dal pensiero alto del suo giuramento ippocratico. Un atto di fede umanitaria a quella scienza che mette sempre l'uomo al suo vero centro, non meno del suo studio scientifico, clinico e patologico. Quindi Ippocrate amava infatti ricordare ripetutamente ai suoi numerosi allievi: lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo. Come dicevo prima, l'antico equivoco riguardante le tecniche di chirurgia demolitiva delle emorroidi è stato ormai ampiamente, definitivamente chiarito durante il World Congress of Proctology del 2005, il congresso mondiale di proctologia tenuto a Roma dagli studi del professore Antonio Longo e a cui è stato chairman lo stesso Mario Giordani, che mi ha gratificato dei suoi complimenti e di proseguire in questo cammino e a cui tanto devo. Rileviamo sul panorama sanitario internazionale quanto il ruolo ed insegnamento di Ippocrate, padre della scienza medica, sia relativo oggi, se tristemente concludiamo che la medicina, al contrario di ciò che dovrebbe per noi medici poter essere, stia divenendo gradualmente nei fatti. Cioè non già più un'arte ed una scienza umanistica che porrebbe l'uomo al centro delle sue cure, unitamente anche alla patologia da curare. Il vero centro ultimo di interesse sono sempre più soltanto e soprattutto le terapie.
le terapie, cioè le strade, i percorsi progettati dall'uomo per poter curare la malattia emorroidaria, ma non già il guarire necessariamente questo uomo, e dunque guarire realmente la sua patologia emorroidaria. Esiste oggi una enorme e sproporzionata progettazione ed attenzione alla produzione industriale di terapia proctologica. Tentativi di terapia con terapie mediche nuove, itinerari chirurgici in essere o d'altro ancora, ma essa, la terapia, altro non è se non che una semplice strada, un mezzo e non già un fine, nella sola speranza di poter giungere davvero a curare la patologia emorroidaria per guarire un uomo ed una malattia complessa, come si comprende dalle numerose recidive e complicanze chirurgiche che purtroppo ci sono, quindi non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questo. Non già più la guarigione della stessa malattia emorroidaria dunque e di uno stile di vita compromesso del tutto dall'essere umano, uomo, donna o adolescente che ne è affetto e che vive quella stessa malattia emorroidaria da troppi anni, spesso anche recidiva di altre procedure o spesso associata a gravi comorbilità, quali la dialisi, le terapie anticoagulanti, le malattie oncologiche. Frequenti sono purtroppo le patologie emorroidarie in pazienti trattati con chemioradioterapie, le complicanze chirurgiche gravi e intollerabili, ricordiamolo, le cardiopatie gravi che a volte limitano l'approccio chirurgico di questi pazienti a terapie che però debbono essere risolutive per loro, la senescenza. Noi abbiamo una popolazione che grazie a Dio è sempre più longeva e le emorroidi possono averli i pazienti anche di 87, 88, 90 anni, molti miei pazienti hanno superato anche i 90 anni e non per questo devono convivere con questa patologia perché magari hanno un più alto rischio operativo. All'ideale umanitario della cura dell'uomo per la sconfitta della sua patologia emorroidaria comprendiamo anche che è nato da tempo un nuovo inventario di tante, troppe terapie che non pone più affatto l'uomo al centro dell'atto medico. Esso è infatti confuso e rivolto con attenzione soprattutto ancora alla centralità della sola terapia e delle tante terapie da anni proposte, proponibili quale centro di equilibrio della salute del paziente affetto da malattia emorroidaria. Che fine ha fatto l'uomo in proctologia? Non già è più uomo, scansato spesso dalla moltitudine di proposte terapeutiche ed oggetto confuso e non ancora soggetto maturo dell'atto medico proctologico? Si delinea sempre più da tempo, con lucida osservazione e giusto distacco dai fatti, la nascita di un sistema nuovo di salute sociale. L'uomo paziente è stato scansato dal centro delle attenzioni della medicina proctologica, quale soggetto partecipante in pieno alla scelta consapevole dell'atto medico che lo riguarda, essendone egli il suo fine, ma per mezzo dell'ideale della sola terapia, non già della esclusiva guarigione del paziente, delle sue abitudini erroneamente apprese o delle tante funzioni perdute dal nostro paziente sofferente. Il centro unico, finale per una società di salute e di equilibrio possono dunque essere ancora davvero soltanto le tante terapie senza certezza di guarigione anatomica e funzionale? Un nuovo soggetto ha ulteriormente scansato l'uomo paziente confuso ma anche l'uomo medico in difficoltà. La produzione industriale e di reazione sproporzionata di tante nuove terapie, spesso irrazionali, dimentica che la terapia traccia soltanto una direzione, un itinerario etico ed un percorso semplicemente verso la guarigione possibile, ma a volte ancora lontana per le troppe complicanze e recidive maggiori che addirittura in un trapianto cardiaco ed a volte magari poco terapeutiche per quello che riguarda alcune metodologie, ma soprattutto scopriamo che tra le sue regole essa non sarà altro che una terapia proctologica inidonea per alcuni pazienti per la guarigione vera e reale che avverrà soltanto per pochissimi accorti e molto bene informati, prudenti pazienti. E dunque uno sconvolgimento antropologico, quello denunciato dalle tante recidive e fallimenti terapeutici proctologici negli anni passati ed attuali. Un modello realistico che dimostra a tutti come è avvenuto che gradualmente si sia potuto promuovere al centro delle attenzioni del medico e della medicina cosiddetta moderna
la terapia su scala industriale e non già l'interesse medico-umanistico all'uomo sofferente scusate, e dalla sua patologia molto spesso recidiva. Un percorso narrato sempre con candore semplice, vero e disarmante dai tanti pazienti nel mio studio medico, testimoni dei propri numerosi fallimenti terapeutici precedenti. Partendo dalla constatazione alta ed inalienabile che la tutela della salute dei cittadini è un fatto di civiltà e che riguarda tutti, non solo chi sta ancora male di emorroidi nonostante tutto, una indicazione questa che è stata alla base del Servizio Sanitario Nazionale istituito 40 anni fa nel 1978, uno dei cambiamenti istituzionali italiani più profondi ed efficaci in Europa e per l'Europa nel campo del welfare. La proctologia e le patologie del pavimento pelvico ci interrogano sempre ed ancora di più sul valore etico attuale dell'atto medico stesso e sul suo cambiamento e progresso reale ed autentico, perché per noi tutti la salute è un fatto di civiltà che riguarda la salute della società stessa ed è opportuno che si vigili attentamente sempre su ciò da parte di ognuno di noi. Prendere coscienza della nostra piccolezza nel progresso di alcuni settori della medicina e degli assai scarsi successi terapeutici, nonostante tutto, delle terapie proctologiche e pelviche attuali, può aiutarci a riscattarci dall'arroganza in cui cade talora lo scienziato dell'industria di oggi, qualora faccia ancora finta di ignorare che per noi è assolutamente possibile ed attuale da anni poter guarire stabilmente i danni anatomici dei plessi venosi varicosi anorettali del vostro pavimento pelvico, guarire direttamente le cause anatomiche vere della vostra malattia emorroidaria, guarire direttamente i vostri stessi tessuti danneggiati, guarire le cause stesse della malattia emorroidaria, guarire inoltre l'organo endoteliale distrutto dall'ipertensione venosa cronica dei suoi plessi emorroidari varicosi, recuperandone anche tutte le preziose funzioni endocrine e paracrine e di produzione locale di ossido nitrico. Recuperare la fisiologia dell'organo endoteliale è davvero un monito non troppo discreto ma efficace, oltre che per i nostri pazienti, anche per tutti i produttori industriali di terapie. Se Dio esiste ed è accessibile a noi, la sua mente e le nostre possono infatti a loro volta differire l'una dalle altre in complessità e non in qualità. E la qualità di un successo terapeutico si dimostra semplicemente nel guarire e non semplicemente nel curare la vostra malattia emorroidaria e pelvica. Grazie dottor Cosimi per questa intervista così originale. Prego, vuole aggiungere qualcosa in conclusione? Ho voluto leggere questa lettera perché effettivamente constato che la maggior parte dei miei pazienti sono pazienti già operati e spesso anche plurioperati, e indubbiamente l'enorme proposta di tecniche chirurgiche e non chirurgiche o meno rende atto del fatto che è difficile per il paziente rendersi conto di qual è il danno da correggere realmente e anche scegliere a volte la strada migliore, e questo non avviene per altre patologie. Ecco perché ho sentito la necessità di parlare di questo, e lo ha fatto secondo me in un modo molto chiaro, originale e bello. Insomma, la mia speranza ovviamente è che i suoi pazienti, ma in generale la platea che ci ascolta, abbia preso qualcosa da quello che lei ci ha letto, che poi è la cosa più importante. Quello che stiamo cercando di fare è di fare informazione, di fare arrivare un messaggio chiaro a chi ci ascolta. E io senza dubbio, dottor Cosimi, lei in questo modo così originale, se vogliamo, è riuscito a far arrivare questo messaggio sempre, e lo ricordiamo perché ci fa piacere, nel ricordo di Maio Giordani, punto di riferimento non solo suo ma in generale di tanti altri esperti del settore e non solo. La stessa chirurgia colon-proctologica, da lui vista sempre in un'ottica che come ci ricorda effettivamente già nel 2005 è stata assolutamente chiarita come un'ottica non demolitiva, ma rigenerativa, in quanto diciamo più che altro correttiva di quello che è il prolasso, di quello che, se possibile, è il mantenere
dentro l'organismo le strutture. Ma noi oggi scopriamo un altro mezzo e abbiamo anche nuove conoscenze anatomiche, addirittura rispetto a quel 2005, quelle relative all'organo endotelio, e scopriamo che le vene possono vivere biologicamente in modo sano dentro l'organismo umano, ma riappropriarsi anche in maniera documentata delle loro funzioni, soprattutto in merito all'importanza dell'ossido nitrico. E quindi questo è molto importante perché è in linea col suo grande pensiero e anche con l'augurio che mi fece nel 2012 di proseguire questo percorso, questo cammino, cosa che ho fatto da 15 anni a questa parte. Ancora facendo, assolutamente un processo sempre in atto, no? Queste sue parole, perché effettivamente sono le parole di un grande che mai potrà scomparire dalla memoria di nessun chirurgo in Italia, e devo dire internazionalmente, perché è conosciuto in tutto il mondo. Ecco, perfetto, quindi salutando ancora una volta, ricordando Mario Giordani, io ringrazio il dottor Marco Cosimi, proctologo, dirigente del Dipartimento di Chirurgia Generale dell'Ospedale Sant'Eugenio ASL Roma 2. Lo trovate allo studio specialistico proctologico e di malattie del pavimento pelvico maschile e femminile. Siamo a via Nomentana 4, Monterotondo, per dare un riferimento geografico più preciso. Il contatto Facebook dottor Marco Cosimi, proctologo. E i siti web, stavo per dire uno, in realtà sono molti: www.emorroidicure.it, www.ragade.eu, www.marcocosimi.it, www.malattiaemorroidale.it, www.flebologoroma.it, Instagram proctologo Cosimi Marco e l'indirizzo email studio@marcocosimi.it. Vado a darvi anche i recapiti telefonici, sono il 366 9905 005 e lo 06 90 60 540. Grazie dottor Cosimi di essere stato con noi e di aver condiviso in maniera così originale il suo pensiero rivolto a tutti i suoi pazienti. Grazie veramente.